L'affare Calaili all'Inter in questo momento è sospeso. Inizialmente sembrava che l'annuncio ufficiale dell'acquisto da parte dell'Inter dell'esterno israeliano non arrivasse per dei motivi burocratici. Poi invece, lo abbiamo saputo tutti, la notizia è che in realtà l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI ha chiesto degli ulteriori accertamenti medici per poter concedere l'idoneità sportiva che è necessaria per giocare in Serie A. Questo non significa automaticamente che il ragazzo Kalaili, a cui va il mio primo assoluto pensiero, abbia un problema grave. Non è automatico che abbia un problema grave da risolvere Kalaili. Però sappiamo bene che senza l'idoneità sportiva, che in Italia ha dei parametri molto più stringenti rispetto agli altri paesi esteri, ecco, non può giocare in Italia senza questa idoneità sportiva e quindi non può essere tesserato dall'Inter. Ieri, appena è uscita questa notizia, c'è stata una cosa che non mi è piaciuta molto, perché alcuni hanno iniziato una sorta di corsa a pubblicare per primi che cosa fosse successo, quale fosse il problema di Kalaili. Ecco, non è una cosa che mi piace molto, soprattutto perché si parla in primis della salute e della carriera di un ragazzo di soli 21 anni. Ora direi che con grande rispetto, 24 ore dopo, possiamo fare un punto, mettere un po' di ordine in questa vicenda che inevitabilmente ci porta a fare delle riflessioni anche sul mercato, con uno spunto che vorrei poi sottoporvi. Quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo contenuto di oggi. Se vi va lasciate un mi piace, iscrizione al canale per non perdervi poi anche la diretta alle 19:30 dove leggo i vostri commenti. E a proposito di commenti, qui in alto c'è il QR code per il club di Passione Inter dove ci confrontiamo quotidianamente su tutte le notizie, su tutti i profili di mercato di queste ore e anche sul mondiale, visto che questi sono i giorni del mondiale. Quindi vi aspetto nel club di Passione Inter. Parliamo di Kalaili, giocatore che l'Inter ha individuato, e io continuo a dire ha individuato, non aveva, come erede di Denzel Dumfries dopo l'assalto fallito a Palestra. L'Inter ha chiuso l'operazione con l'Unione Saint-Gilloise, ha fissato le visite mediche, ha cercato di completare tutto anche in grande fretta in vista dell'inizio dei lavori estivi ad Appiano Gentile che appunto partiranno in queste ore, ma purtroppo è arrivata questa frenata per il momento. La prima cosa da sapere è intanto ribadire che quello che attualmente è uno stop per Kalaili non è arrivato dai medici dell'Inter, ma appunto dal CONI, che segue quindi una legge italiana che è molto più stringente rispetto agli altri paesi esteri. Sono andato a leggere, ad informarmi un po' su come funziona all'estero e vedevo che, a parte la Spagna, dove dopo il caso Puerta hanno un po' alzato il livello di severità su questa cosa, ma non raggiunge comunque il livello dell'Italia. Ecco, l'Italia è il paese in assoluto più attento di tutti alla tutela della salute del calciatore. L'Italia ha una propensione molto attenta proprio alla salute del calciatore, mentre in altri paesi si fa giocare molto più liberamente, soprattutto perché poi dicono tu giochi ma ti prendi la responsabilità, quindi danno la responsabilità al calciatore e questa è una differenza molto importante secondo me. Ora, il voyeurismo, l'andare a sbirciare sul che cos'ha Kalaili, qual è il vero problema, eccetera, penso che sia poco utile e poco rispettoso. Il CONI ha chiesto un supplemento di visite che svolgerà domani, lunedì 13 luglio. C'è la possibilità che si prolunghino fino a martedì, a quanto pare. È verosimile pensare, a rigor di logica, che l'Inter tra venerdì e domani qualcosa abbia già approfondito, ma questa è una mia pura ipotesi, ripeto. Una testata giornalistica israeliana invece, che molto probabilmente ha sentito fonti molto vicine al giocatore, ha detto che trapela dell'ottimismo da parte dello staff del calciatore, da capire se è un ottimismo reale, una speranza, un qualcosa anche per calmare un po' le acque in questa fase. Noi non ci sbilanciamo e l'unica cosa che possiamo fare ora è rimanere in attesa, aspettare, ribadendo che almeno per me il primo pensiero va alla salute e alla carriera di un ragazzo di 21 anni che sta per fare un passo enorme per la sua vita e gli auguriamo che lo possa fare chiaramente. Dopodiché, in secondo piano, solo in un secondo momento, qui parliamo tutti i giorni di Inter e quindi il mio pensiero va anche al tema Inter, a come impatta questo per l'Inter. E qualche sbuffo, comunque ammettiamolo, abbiamo fatto un po' tutti per questa vicenda che complica un po' le cose in questa fase e speriamo che si possa sbloccare per il meglio nelle prossime ore. E qualche sbuffo perché l'Inter con Kalaili completerebbe secondo me intanto un rinforzo di spessore, con un giocatore bravo in un ruolo chiave, soprattutto che attualmente è scoperto almeno a livello di titolarità per quella che è la rosa che abbiamo in mente, perché perso Dumfries l'Inter lo andrebbe a sostituire con un calciatore che ha
tutte le caratteristiche logiche ed economiche e tecniche per poter riempire al meglio, secondo me, quella casella. L'Inter, una volta saltato palestra, è andata molto convinta su Kalaili, che quindi è l'obiettivo, il principale obiettivo in assoluto una volta saltato palestra. Anche Kivu era super d'accordo, c'era molto il timbro di Kivu anche su questo affare, che ha contattato personalmente il calciatore e quindi anche Kivu immaginiamo in attesa, ecco, in queste ore. Immagino anche che nonostante però la fretta di mettere a disposizione di Chivu un giocatore importante che serve in quel ruolo, l'Inter in queste 48 ore di attesa per Kalaili appunto rimarrà in attesa per rispetto anche del calciatore. Non penso che siano già partiti immediatamente i contatti, andiamo a prenderne un altro. Detto questo, dovesse poi saltare effettivamente l'arrivo di Kalaili all'Inter, a quel punto si aprono degli scenari che possono rivoluzionare il mercato estivo. E perché dico possono rivoluzionare il mercato estivo? Perché salutato Dumfries, niente palestra, eventualmente niente Kalaili, ecco intanto il lato pessimista che è un po' dentro tutti noi e il ricordo di qualche estate fa mi faceva fare un paragone oggi, spero di no, ma mi ricorda l'estate in cui l'Inter voleva tenere Lukaku, poi è partito, è andata su Thuram, si è fatto male, poi ha cercato Duvan Zapata, altri profili, fino ad arrivare a Correa, che è stato pagato un sacco di soldi e non ha reso per quelle che erano le aspettative. Facciamo tutti gli scongiuri mani in alto, come diciamo in diretta in questi casi, ma al di là del paragone, l'Inter, nel caso in cui dovesse saltare Kalaili, andrebbe a cercare un altro esterno con il rischio che poi il mercato sa della tua esigenza e come ha fatto anche l'Unione Saint-Gilloise ti spara più alto sulle cifre, oppure può cambiare tutta la strategia eventualmente. E nei giorni scorsi nel club di Passione Inter vi ho parlato di Guela 2, l'esterno di cui vi condivido anche la scheda Transfer Market, eccolo qua, classe 2002 dello Strasburgo. Ne abbiamo parlato anche live perché da fonte molto, molto attendibile, ve lo assicuro, avevamo saputo che Doué è un nome su cui l'Inter stava comunque facendo dei ragionamenti, anche nelle ore in cui si è andati a prendere Kalaili. Quindi è un nome che era dentro le cronache dell'Inter e dentro i pensieri dell'Inter, anche nelle ore di Kalaili all'Inter. Doué è il fratello maggiore del più famoso Désiré del PSG, è un altro calciatore molto diverso secondo me da Palestra e Kalaili. Classe 2002, ha 24 anni quasi, gioca nella nazionale della Costa d'Avorio, quindi l'abbiamo visto anche al mondiale con il nostro Bonnì. È un terzino, ecco, rispetto a Kalaili che è un'ala che ha arretrato il suo raggio d'azione per fare il quinto, Doué è un terzino che andrebbe eventualmente avanzato, molto strutturato fisicamente, guadagna qualcosa dal punto di vista fisico, ma comunque con delle caratteristiche un po' più difensive che andranno poi eventualmente sviluppate e migliorate negli ultimi 30 metri. Forse è un paragone molto forzato che vi metto lì giusto per capire. Se Palestra e Kalaili erano giocatori un po' più in direzione Hakimi, Doué è un giocatore forse un po' più in direzione primo Denzel Dumfries, come tipologia, giusto per capire, ma comunque è diverso. È un profilo che comunque piace perché, come vi raccontavo nel club, a me hanno anche detto l'Inter sa che Doué costerebbe più di Kalaili, quindi si dovrebbe prevedere una spesa maggiore e nel caso sarebbe anche disposta a spendere qualcosa in più rispetto ai 25 milioni preventivati per Kalaili. Quindi questa era la notizia che vi avevo dato nei giorni scorsi. Però non è un affare semplice, anche perché poi appunto se sanno la tua esigenza, poi lo Strasburgo che ha questo rapporto con il Chelsea potrebbero vendere Moreira dall'altra parte. Non è un'operazione molto semplice da fare e quindi a quel punto io continuo a ribadire, magari, visto che l'abbiamo appena visto anche segnare di nuovo al mondiale, se devi andare su delle cifre così tanto alte, io continuerei a fare un pensierino su Ndoye, che è un po' il mio pallino. Altrimenti sono tornati a circolare già in queste ore i soliti nomi di obiettivi più raggiungibili in Italia, come Norton Caffi del Genoa, Dodò della Fiorentina. Si è tornato a parlare anche di Belgali del Verona, che effettivamente qualcosina c'è stato con l'Inter nelle scorse settimane. Belgali è un buon giocatore, secondo me, molto interessante. Il salto dal Verona all'Inter, soprattutto se parliamo di un giocatore che deve fare il titolare all'Inter, è un salto molto grosso. E allora, appunto, cosa dovrebbe fare secondo voi l'Inter? Voglio sapere anche un po' la vostra opinione, perché ieri, per esempio, il nostro Simone Frizza diceva anche: "Ma
eventualmente non si potrebbe valutare di mettere una pezza con un colpo low cost, come potrebbe essere quell'Ivan Perisic che si è riproposto in questi giorni, o un altro calciatore di questo tipo, giusto per capirci, e confermi quelli che hai ora, Luis Enrique, che è un giocatore un po' più di manovra, di palleggio, di costruzione, Diouf un po' più di rottura col dribbling, quindi ha anche caratteristiche diverse. Tra l'altro Luis Enrique, Diouf, Perisic potrebbero fare anche entrambe le fasce eventualmente, anche se Perisic a destra c'è stato poco, però fai una soluzione tampone e con le risorse che risparmi magari intanto ci ripensi tra 6 mesi, a gennaio o l'anno prossimo all'esterno, e nel frattempo vai a completare altre reparti come la difesa, dove attualmente c'è a livello numerico il buco più grosso, dove mancano più calciatori. Non è una cattiva soluzione, anzi voglio sapere che ne pensate anche voi, ma io ho due obiezioni su questa cosa. La prima è che attualmente comunque la difesa titolare ce l'hai, almeno sulla carta, a meno di colpi di scena sui nostri bis, Kakanji e Bastoni, i tre difensori titolari ce l'hai, l'esterno destro no, non è, o a meno che tu non voglia considerare Luis Enrique e Diouf titolari, ma non è questa l'idea a quanto pare. E l'esterno di un 3-5-2 secondo me, soprattutto di un 3-5-2 come quello dell'Inter, è un ruolo delicato e molto importante. La seconda obiezione è che una volta il budget poteva andare sul portiere, si era parlato molto di Vicario, poi hai scelto di risparmiare, Martinez, Provedel, quindi niente portiere, e allora quel budget potrebbe andare sul giocatore più di qualità. Si era parlato di Nico Passa, anche se non è mai stata una reale opzione per l'Inter, eccetera. Poi invece sull'esterno, con tanto di extra budget per Palestra, Palestra non lo prendi, risparmi e quindi vai su un giocatore che costa meno e quindi può andare su un altro reparto. A questo punto rimandi l'investimento sull'esterno e puoi andare su un altro ruolo. Ecco, mi sembra una situazione in cui qualcuno potrebbe commentare come confusione. Per me in realtà è una situazione anche abbastanza comprensibile, che ci può anche stare nella gestione di un budget, che potrebbe portarti per esempio a ritentare l'affondo per quel Curtis Jones che non è mai uscito dai radar dell'Inter, rimane l'obiettivo, oppure dare l'affondo finale su un giocatore come Cialoba, di cui tanti stanno parlando, ma per me non è l'unico nome in difesa, e quindi completare altre cose che ti servono. Ecco, però di sicuro, se per me è comunque comprensibile che ci possa essere uno scenario come questo, dall'altro lato testimonia ancora di più, mio parere, quanto sia difficile muoversi con questi paletti, nonostante i conti dell'Inter sempre in miglioramento, che abbiamo commentato anche l'altro giorno in diretta. Fatemi sapere che ne pensate anche voi. Penso che avrò scatenato un bel po' di commenti con questa ultima parte, con le varie considerazioni, quindi stasera vi leggo in diretta alle 19:30. Nel frattempo, se vi va, trovate un altro approfondimento da non perdere qui sotto in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.